Se fossi un animale, sarei un gatto per la sua indipendenza. Se fossi un colore, sarei il rosso perché è il colore del sangue e pertanto della vita. Se fossi una stagione, sarei la primavera perché simbolo di rinascita. Se credi che il periodo ipotetico sia complicato, lo capisco, perché è successo anche a me in altre lingue, ma ti posso assicurare che non è poi così difficile e te lo dimostrerò in questo video. Se hai guardato le altre video lezioni che ci sono su questo canale su questo argomento, tra l'altro le troverai qui nella scheda e nella descrizione qui sotto, sai già che esistono diversi tipi di periodo ipotetico. In particolar modo, dal punto di vista temporale, l'ipotesi può essere nel presente oppure nel passato. Oggi ci focalizzeremo sull'ipotesi nel passato. Come sai, la costruzione, la struttura del periodo ipotetico è se A, allora B. La conseguenza che viene indicata nella seconda parte della frase può essere presentata come possibile oppure come irreale. Cominciamo subito quindi dal periodo ipotetico dell'irrealtà al passato. Vediamo qualche esempio. Se avessi saputo dello sciopero, sarei venuta in macchina. Se avesse dormito di più, ora non sarebbe così stanca. In entrambi i casi l'ipotesi è nel passato ed è irreale semplicemente perché non si è realizzata. Nel mio caso io ho preso la macchina perché non sapevo che ci fosse sciopero e la ragazza è stanca perché non ha dormito. Ma quali tempi verbali abbiamo utilizzato? Congiuntivo trapassato e condizionale composto oppure condizionale semplice. In questo secondo caso la conseguenza ha ripercussioni nel presente. Fin qui tutto bene? Se sì, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Ma noi andiamo avanti. Adesso vediamo il periodo ipotetico della possibilità, sempre con ipotesi nel passato. Esiste infatti anche il caso di un'ipotesi al passato presentata come possibile. Vediamo insieme un esempio. Emma era incerta sul da farsi. Se fosse rimasta, avrebbe incontrato forse un bravo ragazzo. Alla fine decise di aspettare ancora un po'. Quando lui arrivò, le sorrise dolcemente. È una struttura che si utilizza spesso nelle storie, nei racconti, specialmente per creare suspense. Infatti, chi legge o ascolta questa storia non sa se l'ipotesi nel passato si sia realizzata o meno. Ma quali tempi verbali si usano? Congiuntivo trapassato e condizionale composto. All'inizio del video ti ho raccontato alcune cose di me. Ora è il tuo turno, tocca a te. Ti chiedo di dirmi che cosa saresti se fossi un animale, un colore e una stagione, e sono proprio curiosa di leggere che cosa scriverai qui sotto. Ora sai come si forma il periodo ipotetico con ipotesi nel passato.
Potresti però avere un problema se il condizionale semplice e composto non sono chiari. Pertanto ti consiglio di guardare subito questa video lezione. Parleremo dell'uso e la formazione di questo tempo verbale. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.